Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di agosto 2022. Appena mi dà una carta. Ok, la sacerdotessa. Carta interessante, energia mistica direi. Amici del Sagittario, si tratta di seguire l'intuito in questo periodo. La carta della sacerdotessa è abbinata anche al mondo dei sogni, quindi a quelle che sono un po' le canalizzazioni che si fanno durante il sonno. Parla appunto di intuizione, di subconscio, potrebbe parlare di un'attivazione del terzo occhio. Date retta al vostro intuito fondamentalmente in questo periodo e poi fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Qui credo che si parli di un capire in che direzione andare. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io comunque vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, quindi non risuonerà tutto. Se non dovesse risuonare per niente o se magari volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Se poi volete contattarmi sotto, nella descrizione del video trovate la mia mail. Cominciamo con un 5 di spade e una regina di denari. Conflitti, sono conflitti mentali, probabilmente per quello che qui abbiamo fatto uno sforzo, c'è qualcuno che non capisce bene dov'è il limite tra il darsi, o meglio tra il dare e il ricevere. In realtà sento che molti di voi sono persone molto generose, molto aperte, sempre disponibili agli altri, con un divino femminile molto sviluppato. E forse quello che manca è proprio la determinazione del re di spade, diciamo un po' il divino maschile. Abbiamo poi un 3 di bastoni. Il 3 di bastoni mi parla di un movimento, un viaggio, un trasferimento che in qualche modo si sta facendo difficoltà a concretizzare. Poi abbiamo un 8 di coppe che anche questa è una carta di spostamento, è una carta di viaggio, è la carta del ricercatore in realtà, quindi qui si tratta di andare a ricercare quello che è la vostra verità, quello che vale per voi, quello che dice il vostro intuito. Abbiamo poi la carta dell'appeso e qui sento che è necessario per qualcuno prendersi un tempo. Il re di spade potrebbe anche rappresentare la persona di vostro interesse. Potrebbe essere anche un padre, ipotesi, anche un fratello o uno zio, una persona che comunque è molto influente nella vostra vita. E la carta dell'appeso ha un po' la stessa energia statica della sacerdotessa, quindi è un momento, probabilmente questa seconda parte di agosto, che deve essere dedicata alla riflessione, all'autoriflessione, all'introspezione, alla ricerca di quelli che sono i vostri valori, le vostre verità, quello che è importante per voi. Perché comunque poi la stessa finisce con un 6 di coppe. Il 6 di coppe è una carta che comunque ha una sorta di riferimento al passato. Per qualcuno magari si tratta di figli. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico.
Perché comunque 6 di coppe è una carta di amore puro, di amore genuino. In realtà mi han parlato di fratelli, quindi potrebbe essere una, diciamo una stesa di tipo familiare, ok? Magari ci si sta aspettando l'aiuto da parte di qualcuno e questo aiuto non arriva, quindi si è un po' in questa fase di ricerca. Andiamo a vedere. 5 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di spade, un 3 di coppe e un asso di spade. Qui credo che la confusione mentale faccia riferimento al se coinvolgere una terza persona, che può essere un cugino, ipotesi, o c'è comunque un qualche tipo di verità con questo asso di spade che deve venire a galla e credo che l'indecisione faccia riferimento proprio a quello. Lo dico o non lo dico? C'è un 3 di coppe, quindi è un'energia di un gruppo. Andiamo a vedere la regina di denari per piacere e grazie. Abbiamo un 6 di spade, un cavaliere di denari e di nuovo un asso, questa volta di bastoni. Allora, la regina di denari potrebbe rappresentare voi stessi, come vi ho detto, e anche il vostro tipo di generosità, se vogliamo, il fatto appunto che ci sia questa forte apertura nei confronti degli altri. Oppure per qualcuno fa riferimento, si tratta della propria madre, che non è detto che sia una madre che sia ancora qui da un punto di vista fisico, ma è più la mamma che c'è nella vostra testa, quello che si aspetta la mamma, le credenze limitanti che avete acquisito per la mamma, magari per qualcuno sono problemi riferiti alla mamma e c'è bisogno comunque di lasciarseli indietro fondamentalmente, ok? Perché qui vi state un po' scaricando di energie. C'è bisogno di creare un distacco poco alla volta da questa situazione o da questa relazione, ma bisogna iniziare a fare qualcosa fondamentalmente. Magari avete già fatto un qualche tipo di comunicazione, ma adesso è il momento di fare un'azione di tipo determinato, di tipo concreto. Andiamo a vedere il re di spade. Fante di coppe e re di denari. Probabilmente qualcuno si sta aspettando un, un aiuto dall'esterno, un passo in avanti, o magari siete voi che volete fare un'offerta, volete aiutare qualcuno. Vi ricordo che qui avevate la carta di fai uno sforzo, quindi qui vale la pena compiere i passi che vengono indicati. Quindi può darsi che voi, il vostro intuito vi dica di fare un passo nei confronti di questa persona e ci stiate pensando su. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 6 di bastoni al contrario, 4 di coppe e 3 di spade. Io credo che qui il punto sia nel cercare di non fallire, di non tradirsi, di non star male fondamentalmente, perché comunque abbiamo un 3 di spade, è una carta che parla di sofferenza, ok? Quindi qui il punto è che molte persone hanno paura di fare questo spostamento, di fare questo movimento, fondamentalmente perché vedete un po' più negativo di quello che è, però perché c'è una ragione, nel senso che si ha paura di soffrire qui, si ha paura di, appunto, di non essere riconosciuti. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Cos'è importante per voi? Non siete abbastanza determinati a cercare la vostra realtà. Qui è un lavoro con gli amanti al contrario sull'amor proprio che dovete fare, ok? Non so perché, ma sento che questa lettura può risuonare per molte persone single, nel senso che qui abbiamo un fai uno sforzo per il grande amore, che non è detto che sia quello che avete davanti, però il grande amore suppone che sia l'amore con la A maiuscola, un amore ricambiato, un amore in equilibrio, un amore da amanti, da armonia, ok? Può anche essere che
per riuscire a girare questi amanti, quindi ad avere quello che è l'amore romantico, l'amore ricambiato, dobbiate un attimino fare un lavoro interiore su quello che è il vostro ego, su quello che è la vostra sensibilità, anche la vostra determinazione alle volte, perché comunque c'è un cavaliere di spade. Il cavaliere di spade è una persona che ha un'energia a intermittenza, un po' c'è, un po' non c'è. Quindi anche qui nei confronti di voi stessi, di quello che è il voler manifestare una persona, o il voler stare con una persona, ecco. A volte è come se aveste la voglia, a volte no, ma perché comunque io sento che la relazione con questa persona non è in equilibrio, ma neanche quella con voi stessi. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo l'imperatrice e la regina di denari al contrario. Qui avevamo un re di denari, qui c'è di nuovo una regina di denari, quindi per molte persone si può trattare di una relazione di tipo predestinato. E qui è questione di portar pazienza, di lasciare andar la presa. Per molte persone si tratta, sento che potrebbe avere dei riferimenti veramente con i figli, perché comunque abbiamo due carte qui che parlano di maternità e la regina di denari c'è anche qui, quindi è una questione madre-figli, diciamo così. Per qualcuno, chiaramente non per tutti. Però c'è qualche cosa a che fare con la madre. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Ruota della fortuna al contrario e 7 di coppe. E vediamo questa, una regina, una 9 di pentacoli. Guardate, la stesa finisce comunque bene perché il 6 di coppe è una carta di amore puro, abbiamo un 9 di pentacoli che è una carta di abbondanza, di prosperità, proprio di amor proprio, ma c'è ancora qualche cosa nella vostra testa, nel vostro modo di vedere le cose che ancora non cambia. Ma siete qui e perché dovete ancora fare questo lavoro qui. Una volta che farete il lavoro di vedere le cose con un'altra prospettiva, di fare uno scavo, vedere qual è la vostra verità, io sento che le cose cambieranno. Bene, quindi qui si tratta di fare uno sforzo. Fate questa autoanalisi, vi serve per capire prima di tutto voi stessi, poi una volta che noi stessi siamo in grado di amarci, allora attiriamo l'amore di cui abbiamo bisogno. Ok, andiamo a vedere qualche carta per i single del Sagittario. 4 di coppe, regina di spade e la temperanza. Cari amici, potrebbe avvicinarsi una persona, ma prudenza. Prudenza. Qui si parla di quello che era l'aiuto di cui parlavo in questa zona della lettura. Credo che molte persone siano un po' troppo, diciamo, sedute su se stesse. Probabilmente state cercando di cambiare il mondo interiore, vedo che c'è una maggiore chiarezza mentale, una maggior determinazione, un maggior proprio equilibrio, perché comunque abbiamo la temperanza, parla di equilibrio, di guarigione. E potrebbe entrare una persona, ok? Perché comunque abbiamo questa regina di spade che non è detto sia una persona a livello romantico, però sì, conoscerete questa persona e potrebbe aiutarvi a star meglio, perché comunque la temperanza parla di guarigione, ok? Perfetto, mi sono cadute 2 carte, le recupero un attimo. 3 carte. Ok, e le teniamo per le persone che hanno una relazione. E qui abbiamo 6 di spade che era uscito qui, la carta degli amanti e la ruota della fortuna. Qui sento che le cose avranno un cambio drastico, ragazzi, quando prenderete distanza da questo 6 di spade che c'era qui.
Mm? Quindi da questa madre, da questa mentalità, da questa famiglia, madre perché è una regina di denari, ma potrebbe anche essere un'amica per qualcuno, un amico, ok? È una figura che comunque è molto disponibile, ok? Però probabilmente tende a condizionare senza volerlo, non è detto che lo faccia in modo cosciente, però una volta che ci sarà questo tipo di allontanamento, arriva l'armonia, arriva quello che è un rinnovamento nella vostra relazione. Avete la ruota della fortuna, parla di cambi, per qualcuno magari potrebbe esserci un trasloco, un movimento, una vincita, perché no, o un aiuto, che è quello sempre di cui si parlava qui, no? Però comunque, bene, arriva l'armonia, arriva un cambio predestinato, insomma. Andiamo a vedere per le persone che hanno una relazione di tipo diverso, quindi clandestina, 3 di coppe. Regina di bastoni e 4 di bastoni al contrario. Allora, per chi ha una relazione clandestina, per chi è in separazione o a distanza. Qui c'è un 3 di coppe, quindi per molte persone si tratta di influenze anche esterne. Potrebbe essere una relazione a 3, appunto. Quello che c'è di bello è questa regina di bastone in mezzo che mi dà tanta energia, mi fa pensare a tanta passione e mi fa anche pensare al fatto che qui la cosa la possiate un po' gestire come volete voi. Si tratta di giocare bene la vostra partita a scacchi fondamentalmente. Il punto qual è però? Che abbiamo sempre questo 4 di bastoni al contrario. Quindi sento che sì, è una relazione, ma dire che sia in armonia no, non lo sento tanto. Ok, andiamo a vedere un oracolo e poi 2 oracoli. Ok, per gli amici del Sagittario. Seduzione, questa la metterei qua vicino alla regina di bastoni perché è proprio un po' l'energia di questa carta e parla di attrazione, di flirt, di appuntamenti, di tentazioni e di terze parti che potrebbero interferire. Andiamo a vedere un messaggio dei guerrieri di luce per darvi un'ispirazione. Wow. Alchimia interiore. Fondamentalmente la carta vi dice che la trasmutazione, la trasformazione energetica succede quando si reagisce alla paura con amore. E poi abbiamo creazione. E qui vi dice che essere creativi è un modo bellissimo per sviluppare, diciamo, come vi posso dire, per aumentare, per sviluppare, per abbattere i limiti creativi dell'animo, ok? Qui vi dice un po' con la creatività si possono abbattere le barriere del 3D, mi verrebbe da dire, della terza dimensione. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!